persone che parlano qui stasera, la cosa che secondo me è importante è che tutti hanno un ruolo estremamente centrale in questa iniziativa, cioè anche le persone che intervengono da un punto di vista con cariche istituzionali politiche, in realtà sono persone che sono state coinvolte e anzi in parte anche promotori, come nel caso in particolare dell'assessore Caudo, di questa iniziativa. Quindi con ognuno di loro abbiamo lavorato per identificare gli obiettivi primari, come lavorare e come andare avanti insieme. Quindi questo è stato, devo dire, un primo risultato molto positivo raggiunto fino ad oggi. Iniziamo come primo intervento con una figura estremamente importante su quest'area, che è il presidente di Eures SpA, quindi Pierluigi Borghini, alla mia sinistra, a cui passo la parola. Grazie. Sì, naturalmente prendo la parola con piacere, non soltanto perché venendo qua mi sono reso conto di quanto sia importante per Roma il decentramento e la possibilità di valorizzare le periferie, in questo caso è una periferia particolare, quella dell'Eur, ma come sarebbe stato importante anche riprogettare la città in funzione del suo allargamento, della sua espansione nel dopoguerra. In realtà non è stato fatto questo e l'Eur rimane come un isolato esempio di progettazione urbanistica, perché furono all'epoca acquisiti 436 ettari e si decise che lì, dove c'era un terreno tra l'altro di riporto, delle caverne sotto, cioè una situazione obiettivamente di degrado da un punto di vista del territorio, si poteva invece realizzare una piccola città, perché Roma era considerata un grande esempio urbanistico, di progettazione urbanistica, e quindi l'Eur, in quanto esposizione universale di Roma e in quanto città nella città, è stato un modello che alcuni hanno imitato e che noi abbiamo però interrotto per la guerra. A questo punto mi domando anche però se le occasioni come questa non consentono di considerare l'Eur non tanto come un sogno interrotto, ma come una tavolozza dei sogni, cioè un posto dove è possibile oggi costruire nuove realizzazioni, nuove idee, nuove sperimentazioni, e in questo naturalmente la luce, il verde, il decoro urbano, i sistemi di sorveglianza sono esperimenti che si possono disegnare con grande potenzialità, perché l'Eur tra l'altro fu costruito con degli accorgimenti che non si sono mai più utilizzati successivamente, a grandi cavedi, a grandi gallerie sotterranee, a grandi sistemi quindi di servizio che consentono di inventarsi qualunque cosa. Noi abbiamo per esempio 8 chilometri di fibra ottica che raggiungono tutto il quartiere, quindi è un quartiere che potrebbe diventare in breve tempo un esperimento di quel, si chiama FTTH in sigla, ma è Fiber to the Home, cioè di collegamento ad alta velocità, che oggi il governo considera uno degli assi da mettere sul tavolo per modernizzare il Paese. Bene, l'Eur ha la possibilità di realizzare questa prima fase, cioè il collegamento di tutti gli edifici sopra i 100 megabit di velocità, addirittura a 1 gigabit, immediatamente, in tempi brevissimi, con costi limitati. E allora vengo al discorso dell'illuminazione. La storia dell'Eur, qui vedete il sito dell'Eur, ci ha permesso di accumulare fotografie, progetti, documenti che in qualche modo testimoniano che questa storia è una storia non interrotta, ma una storia che ha avuto passaggi successivi, dalla sua prima ideazione nel 1936 fino ai concorsi del 1939. Nel 1939 pensate che fu organizzato un concorso per la realizzazione del Palazzo dell'Acqua e della Luce. Quindi già all'epoca si poneva il problema, da un lato quello dell'acqua. Voi sapete che l'Eur ha col suo laghetto, col Parco delle Cascate,
con i sistemi di raccolta dell'acqua che viene sentita dalla Laurentina e che raccogliamo sopra il fungo con la cisterna e poi irrighiamo e diamo acqua ai giardini delle case, ai terreni dell'Eur, un sistema di acqua e luce che fosse all'interno dell'Esposizione Universale di Roma anche un modello di come si poteva dare acqua e luce in modo nuovo, in modo moderno. Il punto essenziale in un progetto di illuminazione è quale obiettivo si pone. Io penso che essenzialmente due siano i grandi obiettivi che si pone un progetto di illuminazione. Il primo è quello della valorizzazione estetica, cioè quello di evidenziare la straordinarietà dei materiali, la straordinarietà delle linee architettoniche, la complessità e anche il richiamo a quella Roma imperiale che era stata il sogno dell'Esposizione Universale di Roma. Quindi i biancori, le grandi strutture, le grandi campate, le colonne sono comunque dal punto di vista estetico delle opportunità di fantasia e di realizzazione di illuminazione. D'altronde, come all'interno della nuvola del nuovo centro congressi ci saranno sistemi di illuminazione che valorizzeranno proprio la complessità ma anche la straordinaria linea della nuvola interna che, realizzata in telo traslucido, la notte sembrerà cambiare colore, modificare le sue linee, perché dentro ci sarà un sistema di LED che consentirà anche di cambiare tonalità dei colori, di modificare l'intensità dell'illuminazione, e quindi il progetto di illuminazione per tutto l'Eur dovrà essere in linea con quello che si realizzerà nel nuovo centro congressi. Il grande progetto dell'illuminazione diventa un'occasione di valorizzazione degli immobili, perché oltretutto la notte all'Eur c'è tanto buio e invece sarebbe bene che ci fosse tanta luce per aiutare anche quel quartiere a vivere durante le ore della notte, della sera, ma anche una grande occasione, un grande esperimento di risparmio energetico con la trasformazione dei punti luce in punti luce a LED, con l'utilizzo di sistemi di risparmio energetico, di rifasamento e di ottimizzazione dell'utilizzo dell'energia con gli inverter, con gli UPS, eccetera. E quindi io pongo sul tavolo questa grande occasione. Mi pare che poi questi palazzi siano degni tutti di avere, ecco, è passata adesso Palalottomatica, da settembre dell'anno prossimo, non questo, del 2016, l'Eur si riprende la gestione del Palazzo dello Sport e quindi troveremo anche la maniera di illuminare meglio il Palazzo dello Sport. Questo, come vedete, è la nuvola e la lama, quindi l'albergo da 439 stanze, e quindi quello là è il Palazzo dei Congressi, lì a destra di Libera, e quindi abbiamo una serie di edifici da valorizzare dal punto di vista estetico, ma in cui si può anche fare un grande esperimento di gestione energetica moderna e funzionale. Grazie. Allora, grazie a Pierluigi Borghini, penso vi abbia dato un quadro molto interessante, soprattutto perché proiettato fortemente sul futuro, quindi avrete magari acquisito anche notizie che non tutti conoscevano, sicuramente interessantissime. E io coglierei l'occasione del fatto che è arrivato l'assessore Giovanni Caudo, l'assessore alla trasformazione urbana del Comune di Roma, per poter proseguire questo filo conduttore di cui vi avevo parlato all'inizio, ovvero che parte più dal territorio in generale e poi nello specifico dell'Eur fino ad arrivare a un approfondimento sul concorso. Quindi invito Giovanni Caudo a venire sul palco. Grazie. Io dico questo, noi abbiamo cominciato questo contatto con Marco Frascarolo, con cui siamo colleghi all'Università di Roma 3, pensando in qualche modo della vicinanza, della comunanza, di poter trovare una
una giusta utilità tra l'amministrazione comunale e questa occasione. Invece un po' per merito suo, un po' per merito nostro abbiamo compulsato sul fatto che secondo noi anche questo piccolo evento doveva segnare un po' l'impegno che l'amministrazione ha messo su questa vicenda dell'euro, e quindi abbiamo detto non ci interessa tanto dare una semplice partnership, sponsorizzazione, patrocinio, quelle cose che si danno solitamente senza troppa convinzione, ma abbiamo cominciato a ragionarci sul senso di poter dare a questa iniziativa, e il fatto di individuare un po' la matrice storica degli edifici che stanno all'interno dell'euro come luoghi su cui poter esercitare questo concorso, in qualche modo riprendendo proprio la lettura che il piano regolatore dà di quest'area, c'era sembrato un modo come dire, più stringente di partecipare a questa iniziativa, piccola ma significativa, perché noi sull'euro lo consideriamo una delle cose prioritarie, almeno della mia consigliatura, insomma del mio lavoro all'assessorato e anche di tutta la giunta. Il sindaco Marino è venuto, come ricordava prima il presidente Borghini, il 23 novembre del 2013, quindi a pochi mesi, a visitare il cantiere della Nuvola, perché noi consideriamo veramente l'euro una scommessa importante per questa città. Abbiamo lavorato tantissimo sul fatto di poter abbandonare il progetto delle residenze sulle torri di Ligini, un progetto fuori tempo, fuori stagione rispetto a come era stato pensato. Non è stato semplice neanche quello, inizialmente doveva andarci l'Enel, è fallita l'operazione con il quartier generale dell'Enel, abbiamo insistito perché questa operazione, che nel frattempo la proprietà era tutta diventata, diciamo così, in un periodo pseudo pubblico che è quello di Cassa Depositi e Prestiti, abbiamo insistito e abbiamo creato le condizioni migliori, e bisogna dare atto all'amministratore delegato di TIM di aver scelto non l'edificio, non le torri. Questa è la cosa importante, il messaggio che vale per tutta la città. Si è scelto quella localizzazione rispetto ad altre che pure c'erano nel portfolio che era stato individuato, ma si è scelta quella localizzazione perché TIM vuole legare il suo nome alla rinascita del quartiere. Questa è la cosa importante. Non è un quartiere qualunque, non è un edificio qualunque di Roma, è un edificio che sta all'interno di un quartiere che ha bisogno di essere completamente ripensato. E noi su questo abbiamo lavorato tanto perché si arrivasse a questa soluzione, e siamo totalmente a fianco alla proprietà, che è in parte di Cassa Depositi, in parte di TIM, perché questo edificio si recuperi. I tempi saranno abbastanza stretti, stiamo già lavorando con loro, abbiamo fatto un protocollo d'intesa perché proprio per puntare alla qualità non si darà un incarico diretto, ma si farà una sorta di selezione. Non c'è tempo per fare un concorso, ma si farà una sorta di selezione su delle linee guida per recuperare l'edificio, che saranno scritte dal privato insieme all'amministrazione comunale. Stiamo coinvolgendo l'università nel dare alcune linee di indirizzo per cercare di recuperare non ovviamente l'edificio così come l'ha progettato Ligini, ma cercando di interpretare lo spirito urbano di quell'edificio, perché quell'edificio non è solo edilizia. Il fronte, il modo con cui erano state costruite le 3 torri ha un suo rapporto strettissimo col paesaggio dell'euro. Quindi chiediamo ai progettisti che saranno incaricati e che saranno selezionati di interpretare questa dimensione urbana. Puntiamo sul fatto che la presenza del recupero delle torri consentirà non solo di completare la Nuvola, ma di mettere sul mercato la Lama, cioè la parte alberghiera della Nuvola, e puntiamo essenzialmente, questo è un progetto che si compone sul fatto che l'euro deve essere la piattaforma per il turismo congressuale non solo romano, ma deve essere una scommessa del Paese, è una scommessa dell'Italia a puntare su questo aspetto. Essere 21esimi in Europa, la prima città che per il turismo congressuale è Vienna, è un difetto, non un merito di Vienna, è un difetto di una città come Roma che non ha puntato, come dicevo prima, ad una struttura industriale e al costruire tutte le premesse perché l'indotto del turismo congressuale possa trovare una sua definizione all'interno del quartiere. In questo senso c'è anche una ridefinizione probabilmente del ruolo di Eurspa, che ha fatto tanto, ha cambiato natura nella sua evoluzione, deve probabilmente raccogliere un'ulteriore sfida. Quando la Nuvola sarà finita, dagli stessi studi che sappiamo sono stati fatti da Eurspa, il rendimento ottimale da un punto di vista del congressuale dell'edificio non è un rendimento particolarmente ampio dal punto di vista, diciamo, e corposo dal punto di vista economico. Probabilmente la cosa migliore è quello di individuare un soggetto internazionale
che fa questo di mestiere, che inserisca la nuvola in un circuito internazionale di luoghi deputati alla congressistica internazionale, che può fare economia di scala utilizzando altri edifici di questo tipo in giro per l'Europa o in giro per il mondo, invece affidare all'Eur il compito, come in parte diceva prima anche il Presidente Borghini, di fornire tutti quei servizi che servono e che sono intorno al ruolo del polo congressuale e che costituiscono la parte più importante in termini di redditività. L'Eur oggi ha circa 40 milioni di euro di affitto, anche se adesso con l'operazione della vendita degli immobili in parte questo si riduce, ma in ogni caso l'indotto o l'effetto economico che si determina dalla gestione di tutto quello che sono i servizi intorno all'Eur è assolutamente diciamo, incomparabile rispetto all'utilità che si avrebbe gestendo l'edificio della nuvola. La luce e l'illuminazione determinano il modo in cui viene visto lo spazio, in cui viene percepito, cioè gli oggetti, le persone ci sono solo se illuminate, la luce c'è solo se ci sono oggetti, se ci sono persone. Un elemento essenziale della luce e di una bella luce è che ha la capacità a livello inconscio di farci stare bene o di farci stare male. Ci capita spesso di entrare in un posto e di dire ma che bello o che brutto, e il perché è spesso legato a due elementi, uno è la luce e uno è il suono adesso lo lasciamo stare, però la luce crea effettivamente atmosfera ed è fondamentale che questa venga realizzata, studiata e progettata seguendo, essendo coerente con l'oggetto, con lo spazio che deve illuminare. APIL rappresenta i progettisti indipendenti, ovvero quelli che progettano esclusivamente illuminazione e di cui diciamo ogni architetto, urbanista, paesaggista, interior designer ha bisogno per avere la garanzia che lo spazio che ha progettato venga anche percepito in maniera corretta. Sì, non ci sono ambiti nella costruzione dove il lighting designer non sia essenziale e questa infatti è una delle grandi speranze che io ho diciamo con questo concorso. Pensate un po' all'albergatore che non può più dire di notte guardate che vista sulla Tour Eiffel, no, perché la Tour Eiffel di giorno c'è sempre, però di notte la prossima volta che andate a Parigi mettete in dito sulla Tour Eiffel, guardate, non è più Parigi, cioè l'identità della città notturna è rappresentata da questo monumento illuminato che assume anche una valenza diversissima rispetto a quella che ha il giorno. Quindi la luce in ambito urbano ha la capacità di valorizzarlo, di renderlo più fruibile, rafforzarne l'identità e migliorare insomma la vita dei cittadini, una città più bella, più vivibile e più gradevole, e questo vale per i cittadini e vale per i visitatori e per diciamo tutti. Sì, ecco, insomma un'illuminazione corretta rende una città più bella. Quindi questo concorso Urban Lightscape è un'occasione ghiottissima di far lavorare gli architetti, gli urbanisti, i lighting designer, progettisti di illuminazione assieme, anche perché l'Eur insomma parla tanti linguaggi, è un luogo molto molto stimolante. Un'altra cosa secondo me molto bella è che il concorso sia internazionale, per cui arriveranno delle equip dall'estero, delle persone che lavorano in un modo diverso dal nostro e la loro interpretazione sarà secondo me estremamente interessante, vedere come ci vedono, come loro vedono la città di Roma. E quindi insomma spero che questo concorso riscuota un grande successo e che insomma la cultura della luce contamini più persone possibile. Allora a questo punto sentiamo come Alessandro Marata, Presidente del Dipartimento Ambiente e Sostenibilità del Consiglio Nazionale degli Architetti, coglie questo invito che gli è arrivato dalla sua sinistra in questo momento. Allora buonasera a tutti. Marco, è con grandissima soddisfazione vedere i risultati del tuo lavoro di AIDI, dato che tutto questo è cominciato circa un anno fa. Io mi occupo presso
Consiglio Nazionale degli Architetti delle questioni di ambiente e della sostenibilità e proposi ai miei colleghi un progetto che si chiamava Architettura di Luce, che voleva essere un concorso internazionale per disegnare un oggetto, non solo un corpo illuminante, che riunisse in sé tante altre peculiarità, dal risparmio energetico alla sicurezza, alla domotica, alla smart city. Poi è avvenuto l'incontro per me molto fortunoso con Aidi e con Marco Frascarolo, che ha spostato e ha trasformato questo progetto e l'ha migliorato. Quindi un primo ringraziamento a Marco e ad Aidi, dei tanti che ce ne saranno. Perché avevo promosso questo, quindi il Consiglio Nazionale assieme all'Ordine di Roma. Intanto vedete delle immagini che passano, non sono correlate al mio breve intervento, sono semplicemente delle suggestioni. Avevo cominciato a lavorare sul tema così della luce e del suo impatto con l'architettura. Quindi sono immagini scollegate, sciolte, semplicemente così, ve le propongo come suggestioni visive, proprio come suggestioni di luce. Perché avevo cominciato a lavorare su questo progetto e perché il Consiglio Nazionale e l'Ordine di Roma promuovono questa iniziativa che, dicevo, col tempo si è sviluppata e migliorata ed è diventata molto più interessante di quanto potessi presumere all'inizio quando ho cominciato a pensare a queste cose. Allora, il primo motivo è il più banale, perché è un concorso. Gli architetti considerano, noi del Consiglio Nazionale consideriamo che il concorso di architettura sia lo strumento principe, direi l'unico, per garantire la qualità dell'architettura. Non è una cosa, per noi è una cosa scontata, ma non lo è assolutamente, non lo è in Italia, al contrario di tutto, diciamo così, si può dire il resto del mondo, dove lo strumento concorsuale è usato abitualmente, anche nel privato, ma sicuramente per le opere pubbliche. Non è scontato e i detrattori del concorso sostengono che basta affidare il progetto a un buon architetto e il problema è risolto. In realtà non è vero, perché anche il miglior architetto, persino Renzo Piano, per un dato luogo potrebbe non esprimere il miglior progetto. Il miglior progetto viene dalla competizione, spesso dai concorsi, si vede che le migliori idee vengono dai giovani in maniera anche inaspettata, per cui il miglior progettista non garantisce il miglior progetto per quel luogo, quindi è un concorso e questa era l'idea iniziale. Poi perché questo concorso attiene allo spazio urbano, il Consiglio Nazionale degli Architetti è da diversi anni che col suo programma Riuso, che è acronimo di rigenerazione urbana sostenibile, promuove tutte le attività che vanno nella direzione di riqualificare il patrimonio edilizio esistente, anche per, adesso è di moda, per il contenimento del consumo del suolo, ma insomma per le questioni della sicurezza, del risparmio energetico, del comfort dei cittadini, delle nuove forme dell'abitare e così via. Per cui, primo motivo, è un concorso che tratta di spazi urbani, di spazi pubblici. Poi che spazio pubblico, quando è stata identificata l'EUR come zona, ovviamente tutti siamo stati molto contenti, perché la zona, il quartiere dell'EUR, vuol dire molto per gli architetti, non sarebbe stato uguale scegliere un'altra zona. E poi per venire al tema principale, perché luce vuol dire, come dico, mi occupo di ambiente, di sostenibilità, insomma sono parole un po' abusate in questo periodo, ma vuol dire risparmi energetici. Dico delle cose, tra l'altro sono molto contento che sono già state dette precedentemente un po' da tutti. Progettare bene la luce vuol dire risparmiare energia, il che vuol dire risparmiare soldi, il che vuol dire, ancora più importante, inquinare meno l'ambiente. Sono tutte collegate. Il risparmio energetico ha questa ricaduta molto positiva, che meno si consuma, oltre a spendere meno si inquina. Conferisce anche sicurezza. Progettare bene la luce vuol dire, è stato detto dal Presidente Borghini, dar più sicurezza ai luoghi, soprattutto i luoghi pubblici. Vuol dire migliorare il comfort visivo. Vi ricordo che esiste la dizione inquinamento luminoso, quindi anche la luce, se usata male, può avere effetti negativi come i gas inquinanti. E poi, non ultimo, la luce conferisce suggestioni e anche, perché no, divertimento agli spazi, quindi c'è anche questo aspetto, se vogliamo, anche ludico. Poi c'è una cosa che è un ulteriore motivo, lego molto la questione della luce e dell'illuminazione all'innovazione tecnologica.
Il Consiglio nazionale promuove, sempre nell'ambito del progetto Reuse e di altre attività, l'innovazione della formazione dell'architetto e dell'uso di tecnologie innovative che noi sappiamo quanto sono utili per l'ambiente e per il pianeta.